Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su questo tool per la gestione corsi in cui andremo a vedere come utilizzare i pulsanti passandoli in rassegna uno per uno e quindi vedendo quale funzione svolgono nel software. E come avrai potuto notare anche nelle lezioni precedenti, qua su in alto ci sono tutta una serie di pulsanti nella parte che riguarda l'inserimento dei dati generali relativi al corso, così come ci sono anche in tutte le sottomaschere, partecipanti, docenti, ci sono i pulsanti nei registri per l'eliminazione delle lezioni, ci sono anche nell'ambiente documenti e scadenze. Quindi iniziamo con questi pulsanti in riga di cui ne vedi alcuni che sono presenti anche sotto. Sotto dove? Nella maschera che è in relazione con l'ID corso, perché per ogni ID corso ovviamente potremo inserire, come detto nella lezione dedicata, infiniti partecipanti, così come infiniti docenti, infinite lezioni nei registri, infiniti documenti, infiniti scadenze, quindi tutti quelli che avremo bisogno di inserire. E quindi con questo pulsante che evoca il database vado ad aggiungere un nuovo corso nel database. Quindi se io clicco qui mi si ripulisce tutta la maschera non soltanto in alto relativamente ai dati generali del corso, ma anche tutte le sottomaschere che sono in relazione con essa. Quindi se vado a cliccare qui vedo che qui non c'è niente perché si è ripulito tutto e quindi posso andare a inserire un corso da zero. Torno indietro e mi rivà all'ultimo corso che io ho inserito e vediamo questo pulsante cannocchiale che abbiamo già visto. Se io volessi tornare al corso numero 1, mi posiziono qui accanto all'id corso, clicco, scrivo 1, trova successivo e il software trova immediatamente il corso con l'id numero 1. Ma questo pulsante cannocchiale lo posso utilizzare non soltanto relativamente al campo ID corso, ma anche relativamente a tutti gli altri campi, nel senso che io mi posso posizionare per esempio qui nel campo tipologia dove c'è il titolo del corso, clicco sul cannocchiale, scrivo classica, anche una sola parola che fa parte del titolo del corso, però qui devo selezionare, prima non l'ho fatto perché il numero ovviamente è esatto, devo selezionare parte del campo, nel senso cerca questa parola anche se è una soltanto all'interno della stringa del campo. Quindi io qui clicco su trova successivo e ha trovato questa parola classica nel corso danza classica bambini 4-5 anni. Se avessi lasciato campo intero non avrebbe trovato niente. Poi con l'icona del cestino vado a eliminare un record, cioè un rigo nella tabella che corrisponde a una maschera che appunto riflette quella riga, quel rigo della tabella, sia nella maschera di inserimento dati dei corsi, sia nelle sottomaschere in relazione dei partecipanti, dei docenti, eccetera. Quando io vado a eliminare però un corso è necessario che sotto nelle tabelle che sono in relazione con la tabella corsi non sia presente nessun dato, altrimenti non mi permette di eliminare il corso. Mentre da qui posso cliccare sul cestino, andare a eliminare subito un partecipante, cliccare qui, eliminare questo docente, cliccare qui, eliminare questa lezione, cliccare qui, eliminare questo documento, cliccare qui ed eliminare questa scadenza che vedi qui in alto che e poi si riflette anche in questa tabellina sotto. E quindi con queste frecce invece andiamo avanti e indietro nei record. Qui siamo sull'id corso 28, posso andare a quello precedente, si è detto non guardiamo i numeri perché tanto Access li assegna in maniera univoca e irripetibile. Qui sono venuti un po' sfalsati perché io ho fatto delle prove di inserimento dati e quindi non assegnerà mai più l'id corso numero 7, ma se io vado a inserire un nuovo corso assegna dopo il 28 e il 29 e va avanti. Con questo invece torno al corso successivo. Se io fossi anche al corso numero 1 e dentro ci fossero tantissimi corsi, io con questo
vado all'ultimo che ho inserito e da qui per esempio potrei andare a inserirne uno nuovo. E il pulsante con l'icona della stampante mi porta alla maschera in cui si possono personalizzare le stampe e da quella maschera, siccome c'è un comando per essere avvertiti immediatamente di tutte le scadenze che ci sono dentro il corso, ora vedi che mi dice che ci sono delle scadenze, ma le vedremo nella lezione successiva dedicata appunto alla consultazione dati. Qui torno indietro e abbiamo visto quando abbiamo aperto un report, lo abbiamo anche salvato nella cartellina del corso, che nel report andiamo dall'ambiente di personalizzazione delle stampe a personalizzare il piedi pagina, quello magari lo faremo una volta all'inizio e per tutte, ma quando andiamo a stampare, per esempio, a salvare semplicemente un report relativo a un attestato di frequenza di un discente, chiaramente dovremo cambiare la data e si può fare da quell'ambiente di personalizzazione delle stampe, ma lo possiamo fare anche direttamente da qui e mettere Roma lì, la data di oggi 6 gennaio 6 gennaio 2024 e quindi ovviamente dopo cliccando qui su aggiorna nel report io mi ritrovo la data del 6 gennaio se devo stampare i report in data di oggi. E quindi qui abbiamo visto tutto, qui è assolutamente uguale, soltanto che riguarda in questo caso i partecipanti al corso e non i corsi. E poi abbiamo nella sottomaschera docenti con questo pulsante possiamo andare a eliminare un docente, così come in tutti i registri delle lezioni, per ogni lezione abbiamo questo pulsante da cui possiamo eliminare la lezione, se dobbiamo eliminarla, magari per sostituirla con un altro o abbiamo commesso qualche errore. Per quanto riguarda i documenti, anche qui abbiamo un pulsante per eliminare il documento e poi abbiamo anche questo pulsante che ci serve per scrivere direttamente alla persona che è responsabile di questo documento. Quindi se io clicco qui mi si apre un'istanza di Outlook dove la mail è già composta, quindi c'è il mio indirizzo mail, in questo caso ci sarà il tuo del tuo Outlook, il software ha pescato la persona a cui scrivere che è mariorossimail.com, che l'ha pescata dai dati generali di Mario Rossi, qui non si vede ma l'ha pescata nei dati generali di Mario Rossi che abbiamo inserito a monte, ha messo l'oggetto della mail, ha scritto questa frase, salve, ricordiamo a promemoria questa scadenza che la riguarda la tabella che segue, ha pescato tutti i dati relativi a questo documento di cui Mario Rossi si deve occupare. Poi ovviamente qui tu andrai a mettere i dati della tua azienda. Però cliccando su questa icona della mail, qui verrà automaticamente il tuo indirizzo di Outlook da cui appunto partirà la mail. E come vedremo questi pulsanti ci sono in molte delle maschere di consultazione dati, come appunto vedremo nella lezione successiva. Questa è la maschera delle scadenze. Anche da qui, come detto già all'inizio di questa lezione, posso andare a eliminare una scadenza che ho inserito. Ovviamente dopo l'eliminazione vado a cliccare su aggiorna e mi scomparirà anche dalla lista, dalla tabellina qua giù in basso. Quindi abbiamo visto come utilizzare tutti i pulsanti qui in riga e anche i pulsanti di eliminazione di alcuni record. Vediamo questi qua su in alto. Quindi da questo pulsante con l'icona della lente di ingrandimento io vado a cercare i corsi per modalità di erogazione, quindi vedo i corsi che ho registrato in presenza, li posso vedere subito. Posso vedere i corsi in videoconferenza, qui ovviamente dove io ho spuntato, dove io da qui ho inserito, e cogliamo l'occasione per vedere un altro pulsante ma che avevamo già visto, a seconda di dove metto la spunta, poi questi corsi mi vanno a finire in questi tre contenitori. Chiaramente quando i corsi saranno tanti potrei avere la necessità di cercare anche per range date rispetto alla data di inizio del corso, quindi qui metto una data di inizio di ricerca, una data di fine della ricerca, in quel range date, in questo caso mi tirerà fuori tutti i corsi che sono stati aperti in quel range date in presenza oppure in videoconferenza oppure in formazione a distanza.
Da questa icona con la spunta io posso andare a mettere i corsi che sono stati chiusi, così me li tolgo dalla lista, perché se io qui metto questa spunta, chiudo e riapro, il corso numero 1 non lo trovo più, quindi qui ho tutto pulito, ho soltanto i corsi aperti e magari vedo che il corso che è ancora aperto sulla sicurezza sul lavoro ha l'ID numero 6 e da qui me lo posso andare comodamente a cercare, lo trovo immediatamente. E abbiamo visto a cosa serve questo, abbiamo visto nella lezione dedicata anche a cosa serve questo, l'importo del corso, se il corso viene pagato in un'unica soluzione dall'azienda o anche dal discente in un'unica soluzione, stessa cifra che poi verrà visualizzata qui, che ovviamente posso aggiungere anche l'IVA, metto i compensi di direttore docente e codocente e ho aggiunto nel frattempo anche questo campo IVA che poi ho fatto il calcolo anche nella query di consultazione dati. E poi abbiamo il corso soggetto a scadenza. Se il corso è soggetto a scadenza per un partecipante, io metto qui la data di scadenza. Quindi, per esempio, una scadenza che ovviamente deve essere rinnovata per legge. Per esempio, il corso dell'HCCP scade dopo 5 anni. Quindi, dopo 5 anni va rifatto, altrimenti non si è in regola per somministrare gli alimenti, per conservarli, eccetera. Quindi, poi al lavoro ci fanno la multa, sia se il ristorante è nostro oppure la fanno al nostro datore di lavoro se non abbiamo il corso aggiornato. Quindi, qui, per esempio, io nel corso dell'HCCP, andiamola a cercare, ho messo un alert di scadenza e una scadenza. Quindi la scadenza magari la metto tra 5 anni, 3 mesi prima, però voglio avvertire queste persone che il corso sta loro per scadere, che quindi lo devono rifare. Io ora ho messo una scadenza in data di oggi, che è il 6 gennaio, per farti vedere che quando andremo a consultare i dati, prima ancora di aprirsi la maschera generale, come abbiamo visto poco fa, si aprono degli alert, delle finestre che ci dicono guarda che in data di oggi hai un alert su qualcosa, poi vedremo cosa, una di queste appunto è la scadenza dei corsi che sono per legge soggetti a scadenza, oppure che l'azienda vuole che vengano fatti con una certa frequenza e che quindi ogni tot quei corsi devono essere rifatti anche se non è previsto dalla legge. Quindi da qui posso aprire tutta la lista degli alert e li vedrò tutti, anche quelli che sono in data di oggi perché sono contrassegnati dal colore arancione, mentre da questo pulsante sotto io vado a vedere le scadenze del corso. Quindi io cliccando mi dice che in data di oggi, ovviamente non si tratta di questa scadenza perché queste sono le scadenze di gestione, quindi non del corso soggetto a scadenza. Mi dice che in data di oggi c'è un alert relativo ad una scadenza di gestione corsi. Vuoi visualizzarne la lista? Io gli dico sì, ok. Prima mi fa vedere che in relazione al corso sul quale mi trovo, cioè al corso dal quale abbiamo cliccato, non c'è nessuna scadenza. Chiudendo qui mi fa vedere che nel corso di danza classica in data 6 gennaio c'è una scadenza relativamente alla preparazione del saggio di fine corso per l'organizzazione e ovviamente vedendo questa scadenza io posso andare subito a allertare la persona che si deve occupare di questo cliccando qui e andando a scrivere la mail precompilata che si apre automaticamente. Quindi qui salva le modifiche, no, abbiamo visto anche questo, ti volevo far vedere un'ultima cosa, che qui per quanto riguarda le scadenze, anche qui abbiamo questi pulsanti con cui ci possiamo muovere, andiamo in un corso dove ci sono scadenze, andiamo a quella successiva, andiamo a quella precedente, da qui la possiamo eliminare, da qui ci si ripulisce la maschera e quindi possiamo inserire una nuova scadenza, da qui andiamo all'ultima scadenza che abbiamo inserito. Quindi dopo questa panoramica sull'utilizzo dei pulsanti, che poi proseguirà anche con i pulsanti che troveremo nelle maschere di consultazione dati, che sono più o meno gli stessi, ti aspetto nella prossima lezione dove concluderemo con la consultazione dei dati che abbiamo inserito e quindi con l'interrogazione di questo tool, di questo software. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!